Se me lo permetti, Barbara, che non sa mai niente, ma che le faccio sempre queste sorprese, se vuoi, se non sei stanca, per 2 minuti, 5 minuti, vediamo due cose. Ti va? Mhm. Ti va? Certo. Oggi è il 06-02 febbraio 2026. Oggi è 666. Oggi, 6 febbraio, sono le 19:29. Tra mezz'ora aprono, con una cerimonia d'apertura allo stadio Meazza o San Siro di Milano, le Olimpiadi invernali, con una cerimonia, le 25esima edizione delle Olimpiadi invernali, con una cerimonia in cui interverranno un po' di persone. Ti va di analizzare da un punto di vista esoterico, quindi puttanate? Mm? La cosa? Ci prendiamo questo 5 minuti, Anna, ma poi parliamo della tua sessione privatamente. Andiamo tra mezz'ora all'inizio dell'inaugurazione. Marco Balic è l'organizzatore, io sto dicendo un po' di cose che forse tu non conosci. Difatti. Presentazione, l'inaugurazione avverrà su quattro fronti. Allora, Milano, Cortina, Livigno e Predazzo. Prima volta che viene fatta una cosa del genere e la fiaccola sarà doppia. La fiaccola più importante è a Milano e verrà accesa sotto l'Arco della Pace di Piazza Sempione. È stato rivelato più o meno la struttura che conterrà questa fiaccola. L'arco della pace è molto simile all'arco di trionfo, ha tutta una storia. E ricorda, sembrano cinque anelli che formano una sfera, un po' come la, la- il- l- l'icona, il logo canonico di un atomo, sai, no? Che sono degli ellissi che tu disegni con al centro un qualcosa. Cosa vedi, Barbara, in relazione a questo evento, a questi giorni di sport, a questo anno 2026? I cinque cavalli sopra l'Arco della Pace, l'anno del cavallo di fuoco, 2026. Vai. Vedo la presentazione in pubblica piazza di esseri con un corpo umano che non sono umani, come se ci fosse una bella sfilata di alieni che mostrano le proprie capacità davanti agli occhi di tutti. È come se venissero testati e scelti anche in questa manifestazione. Con i cinque anelli vedo cinque strati ehm, che avvolgono la Terra, cinque strati di energia, non so come dire, elettromagnetici che avvolgono la Terra, che vengono penetrati e creano un tunnel affinché dal mondo sottile possano entrare nuove razze nella terza dimensione, quindi tra di noi, e vedo il festeggiamento di questo esperimento riuscito, quindi l'introduzione e la creazione di nuove razze aliene che sono riuscite ad arrivare sulla Terra e ad avere un corpo ed una fisicità, densità adatti alla vita sulla Terra. Perché l'Arco della Pace? L'arco è sempre stato un catalizzatore di energia. Beh, l'arco è come l'arcobaleno, è un portale perché la sua forma è congeniale a quella, ecco perché le porte sono anche fatte così, sono congeniali a
l'introduzione, l'apertura di porte sul mondo, porte verso il mondo sottile e verso la terra. Quindi l'arco rappresenta proprio il passaggio attraverso il quale si può andare dalla terra all'energetico, al sottile e viceversa. Ecco perché rappresenta proprio l'ingresso di queste nuove razze. Vabbè, ma io sinceramente non credo molto nella pericolosità di nuove razze o cose di questo genere. I pericoli sono già qua, i pericoli che poi insomma c'è uno status quo che secondo le analisi di molti e quello che sta succedendo secondo me è avvalorato, avvalora queste analisi e anche queste previsioni, porterà a dei grossi cambiamenti. E secondo molti questa cerimonia dovrebbe rallentare una forma di degenerazione di un deep state morente. Quindi i files di Epstein che si stanno rivelando piano piano e che stanno facendo scalpore in tutto il mondo tranne che in Italia, accompagnati dallo scandalo Corona che sta un po' preparando un'opinione pubblica italiana dormiente a qualcosa di mondiale, i file di Epstein, con tutte le teste che cadranno in arrivo. Ovvio che dietro il Deep State ci siano delle forze oscure, aliene, secondo universo, Moloch e diavolo, importa una sega, sinceramente a me. Il tutto è sempre e soltanto relativo alla nostra creazione. Noi siamo i creatori anche delle razze aliene. Questo però sta finendo perché molti di noi desiderano creare altro. Io sono uno di questi. Anche tu, Anna? Anche tu, Barbara? Mhm. Bene, chiama tutti quelli che hanno fatto un lavoro insieme a me e mettiamoci tutti insieme a boicottare in eterico questa cazzo di inaugurazione, con tutti i suoi simboli satanici, che ci saranno sicuramente, con tutti i suoi messaggi ridicoli, tipo no gender e tutte queste cagate qua, ci sono state a Parigi da poco ed erano assolutamente inguardabili e insopportabili. Partiamo dall'Arco della Pace. Lì dove ci sono questi cinque anelli, che poi sono i cinque anelli del simbolo delle Olimpiadi, che rappresenterebbero i cinque continenti, no? Il nero, il giallo, il rosso, il blu Il verde. e il verde. Io mi metto dentro, accanto alla fiaccola, la spengo e metto il mio ad eternum fiaccola. Questo vale per me, la mia linea temporale, la mia realtà, esclusivamente la mia. Chi vuole fare una cosa simile lo farà per sé. Qui non stiamo cambiando le cose, poi se ci saranno anche dei grossi problemi in questa inaugurazione, ben vengano. Anzi, vorrei anche, Barbara, che tu chiamassi tutti i disincarnati che vogliono intervenire. Per esempio, tutti quelli che crepano per colpa del Deep State, bambini in primis. Tantissimi. Non avevano delle informazioni, possono creare, generare la loro forma di creazione di disturbo che sancisce la loro presa di coscienza di essere i creatori, non coloro che subiscono, che fanno la creazione di subire una creazione, coloro che creano e ribaltano una situazione. Siamo sotto l'arco della pace, un contenitore energetico, un catalizzatore di energia. Si è previsto un 2,2 miliardi di telespettatori in tutto il mondo
davanti a questa inaugurazione. È una cosa fondamentale, importantissima, che verrà sicuramente utilizzata da questi che sono finiti. Barbara, cosa vedi? Vedo la tua creazione e vedo che le tue parole suscitano animosità e consenso in tutti quelli che sono arrivati, incarnati e non, e ognuno crea la tua stessa o simile creazione. Come vedi la mia? La vedo potente, la vedo efficace, Che forma ha? la vedo come una forma affusolata Mm, verso l'alto. bravissima. Una specie di Tour Eiffel un po' più stretta. Esatto. Creiamola Base tutte larga. insieme, uno sopra l'altro. Mettiamo tutti questa specie di Tour Eiffel una sopra l'altra. Facciamo un'enorme antenna. Incarnati, disincarnati, sconosciuti al lavoro che faccio da anni, persone che lo conoscono, tutti quelli che hanno capito che sono i creatori. Fatto. È altissima. È più Bene, alta della loro, eh? È più forte. bene. Uguale giù. Siamo nel gioco, come in alto, così in basso, anche giù. Ok. Chi l'ha creata su di tot metri la crea giù di tot metri. Simmetria. Sì, fatto. Uguale a destra e a sinistra, avanti e indietro. Ok. Una stella a 6 punte, Mhm. se vogliamo. Stavo pensando la stessa cosa. Il centro è dove c'è la fiaccola. L'antisimbolo è il nostro. 666 diventa 999. Creato. Ora una ad eternum a Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini, La Impacciatore, Favino e Matilda De Angelis e tutti quelli che parteciperanno, anche Balic, a questa inaugurazione. Se contengono anima, l'anima ora cambia tutta, perché siamo tutti uguali. Sì, Se non la contengono, steccheranno i cantanti, si impappineranno gli attori e andrà tutto male per gli organizzatori Balic. va bene. Barbara, cosa vedi? Dimmi. Vedo quello che hai detto, che come dai loro, le ad eternum, loro, alcuni di loro sono stecchiti a terra. Si, si- cadono al suolo in automatico, mentre altri cambiano colore e cambiano frequenza e creano luce, iniziano anche loro ad alimentare l'energia. Quindi non solo la ricevono e cambiano, ne producono. Beh, siccome io sono nato a Milano e in qualche modo sono anche un po' legato a questa città, il mio personale, con tutte le sue copie, per questa inaugurazione ad Eternum, ora io lo moltiplico per 100.000.
Grande effetto, grande luce, grande potenza. Come vuoi chiudere, Barbara? Con una bellissima immagine di luce, forza e creazione. Non mi viene da dire speranza, mi era saltato per un attimo nella mente, ma non è speranza, è proprio creazione, volontà. Mhm. Quindi vedo un'energia di cambiamento in positivo molto forte. Va bene, a questo punto abbiamo veramente finito. Quindi disconnettiti, Barbara, da tutto e tutti e noi torniamo.